Ci troviamo sulla costa più settentrionale della Spagna, nella splendida regione della Catalogna, al confine con la Francia, sempre sul Mar Mediterraneo. La Catalogna è ovviamente famosa per Barcellona, ma anche la Costa Brava nasconde dei veri e propri tesori. Questa terra non è solo mare, ma anche montagne. I maestosi Pirenei sono a un passo da qui. Nei primi giorni visiteremo l'interno della regione, raggiungeremo il Principato di Andorra e il Parco della Garrocha. Tuttavia, la maggior parte delle nostre giornate sarà dedicata alla scoperta della costa, delle sue spiagge incantevoli e i paesi medievali meglio conservati. Le nostre avventure partiranno dall'Estartit, dove saremo ospiti di due nostri amici. Siamo certi che rimarrete ammaliati da questo angolo di Spagna e vi chiederete perché se ne parli così poco. I chilometri da percorrere saranno tanti, ma la nostra piccola auto ci porterà lontano. Allacciate le cinture e lasciatevi trasportare dalla magia di questo viaggio. Partiamo! E buongiorno a tutti! Buondì! E siamo tornati in Spagna, questa volta in Costa Brava, di nuovo in un road trip, per chi ha già visto il nostro road trip in Andalusia. Oggi una tappa alternativa perché andiamo verso Andorra e vedremo anche i Pirenei. In realtà la nostra vacanza è iniziata già ieri, abbiamo avuto modo di avere un primo assaggio della Costa Brava, visitando uno dei suoi caratteristici paesini sulla costa, l'Escalà, dove abbiamo avuto occasione di fare anche una passeggiata sul suo paseo marittimo e una sosta per un gelato buonissimo in un paesino più all'interno, Pera Tallada, che rispecchia tutte le caratteristiche architettoniche dei paesi di questa parte di Spagna. Ora andiamo e facciamo un giro nell'interno della Catalogna e verso i Pirenei. Andiamo. La prima tappa del viaggio è il Principato di Andorra e la sua capitale, Andorra la Vella. Per raggiungerla dobbiamo attraversare i Pirenei e la strada è tutt'altro che lineare. La strada si è normalizzata. Siamo arrivati ad Andorra. Ora stiamo cercando un ristorante perché comunque a Andorra non è che c'è molto. Quindi cibo, ristorante, supermercato, poi dopo si riparte. Il Principato di Andorra è una piccola nazione con la particolarità di avere come capi di governo due persone. Uno è il vescovo della diocesi di Urgell in Spagna e l'altro è il presidente della Repubblica francese. Altra curiosità, la lingua ufficiale è il catalano. È confermato. Alla fine c'è questo corso principale, un po' di negozi di souvenir, molti ristoranti strani, la statua di Dalì, però non molto altro. Alla fine se ci passate di qua va bene, se no non so quanto valga la pena. Principalmente ci siamo venuti per poter dire di aver visitato un altro paese. Per il ristorante ci siamo fermati a quello più pieno, non conoscendo molto, anche perché non abbiamo internet. Andorra non è all'interno dell'Unione Europea. Andorra è una storia particolare, però al momento la cosa principale sono le piste sciistiche, tutte le attività invernali, quindi periodo estivo non c'è molto. E quindi ora andiamo verso la macchina. Alessandra ha detto una cosa giustissima. Andorra sembra il duty free dell'aeroporto, perché è pieno di profumerie, di negozi che vendono alcolici. Ovviamente qui hanno una tassazione speciale per queste cose, quindi sì, sembra molto il duty free di un aeroporto. E le cose interessanti non sono aperte invece, come questa gelatina. Orari spagnoli, li aprono nel tardo pomeriggio. Quelle frecce avanti e indietro nella corsia centrale sono stranissime, ti confondono proprio. Come devono essere usate? Ci dirigiamo verso la Catalogna più selvaggia. I rilievi rocciosi cedono il passo a dolci colline e boschi rigogliosi. Direzione Olot. La nostra destinazione è Olot, nel cuore del Parco Naturale della Garrocha, un territorio unico in Europa, modellato dal fuoco dei suoi antichi vulcani. E siamo arrivati ad Olot, che è il centro cittadino più grande che c'è all'ingresso vicinissimo al Parco Naturale della Garrocha.
parco naturale che andremo a vedere domani, sempre se il meteo ce lo permette, perché oggi abbiamo preso tanta pioggia a venire da Andorra fino ad Olot, quindi incrociamo le dita. Poi dopo in serata torneremo in Costa Brava, da dopodomani visiteremo la costa. Olot è molto carina, molto tranquilla, è un buon punto per fermarsi per visitare i dintorni. Sai che Olot non è niente male, ci sta piacendo proprio. Ok, per ora è arrivato il momento di tornare in albergo e noi ci vediamo domani. Ciao! Buongiorno! Siamo all'interno del parco naturale della Garrotxa e ci apprestiamo a fare uno dei percorsi che ci porterà in cima al vulcano Santa Margherita. Sempre se ce la facciamo, perché è media intensità. Tutto molto comodo, tutti i percorsi sono segnalati, il parcheggio è ampio, è il parcheggio Santa Margherita, poi magari metterò delle mappe per mostrarli. Ci sono diversi percorsi all'interno della zona e noi proveremo a farne due che ci porteranno a vedere due diversi vulcani, perché questa zona è ricoperta da molti tipi diversi di vulcani e già mi manca il fiato. Noi proveremo a vederne due, però tutto dipende dal meteo, perché è prevista pioggia per mezzogiorno. Ora sono le 9:30, quindi proviamo ad evitare la pioggia. Siamo pronti? Il centro di Olot è perfetto per pernottare se uno durante i giorni successivi vuole fare diversi percorsi, perché proprio qui a 10 minuti di auto. E già all'interno di Olot ci sono 3 collinette vulcaniche che si possono visitare. Non so se si riesce a vedere l'inclinazione di questo percorso. Ed è medio di intensità. Anche se dai nostri respiri non si capisce, sembra di estrema intensità. Oh mamma mia. Estrema difficoltà. Ce la facciamo. Ce la facciamo. Abbiamo risalito quella che è una delle pendici del vulcano antico, giusto? E adesso noi siamo arrivati sull'orlo di quello che doveva essere il vulcano e stiamo scendendo nel cratere. Ah, giusto? E abbiamo raggiunto la chiesa di Santa Margherita, che è all'interno del cratere del vulcano, quindi qui siamo proprio all'interno del cratere. E ora proviamo ad uscire dal cratere e ritornare sul percorso originale. È spettacolare perché si vede proprio la conca perfetta, precisa. Si sentono dei tuoni in lontananza. Stiamo già tornando verso la macchina perché tuona, ci sono i tuoni. Quindi un pochino rischioso, altrimenti si dovrebbe andare giù da quella parte. C'è tutto quanto un altro percorso nella valle che poi si ricollega all'altro vulcano. Invece noi torniamo verso la macchina, perché c'è la macchina, e poi dopo andiamo direttamente verso l'altro vulcano da lì, così almeno se dovesse far brutto, particolarmente brutto, siamo più vicino alla macchina. Il percorso completo dovrebbe prendere circa 3 ore. È possibile abbreviarlo? Tipo l'idea originale nostra, torna a 1 ora e mezza, invece lo stiamo abbreviando ancora di più, tornando indietro allo stesso punto. Siamo arrivati al parcheggio, all'apparcamento. Ah, questo è l'altro vulcano dove proviamo ad andare ora. Questo percorso è molto più semplice, è tutto in piano, però i rumori che vengono dal cielo non sono positivi. I cartelli sono molto chiari, sono perfetti per seguire i percorsi e hanno anche la diversa colorazione in base al grado di difficoltà, oltre al numero che identifica i vari percorsi. Il parco è mantenuto molto bene.
direi che la visita è conclusa. Sì, ora torniamo alla macchina. Meno male che non ha piovuto. Per ora. Quello invece è quello di Santa Margherita. Siamo appena tornati alla macchina e mi sa che abbiamo fatto bene a partire presto, perché ora è pieno di scolaresche, è pieno di autobus. Quindi consigliato andare presto. Rapidissima sosta a Castelfolit. Comunque credo che sia più bello vedere la rocca dal basso. Un po' inquietante. E siamo arrivati nel centro medievale di Besalú. Molto carino, l'ingresso è fantastico. Ora entriamo dentro il paese. E ha anche smesso di piovere. Molto carina Besalú. Ha un'origine romana, infatti si chiamava Besalundum, è stata soprattutto importante durante il Medioevo perché era la capitale della contea della Garroccia ed è famoso per il suo ponte, per il ponte d'ingresso. Besalú si trova a circa 15 minuti da Castellit, circa 30 da Olot, più o meno a un'ora dalla Costa Brava, quindi anche se si viene per visitare il mare, per vedere il mare e la costa, se uno ha un pomeriggio libero, magari un viaggetto a Besalú vale decisamente la pena, perché è molto carina, molto molto carina. Abbiamo passeggiato per le vie di Besalú per circa un'ora, abbiamo visto tutto il centro storico, molto carino, e ora andiamo alla macchina. Si riparte. Ed eccoci al mare. Siamo arrivati sulla Costa Brava, all'Estartit, visto che è uscita alla fine una bella giornata. Siamo venuti direttamente qui e ora ci facciamo una passeggiata per il paese, soprattutto in spiaggia. L'acqua è davvero pulita, limpida, nonostante sia comunque vicino al porto. Opinioni sull'Estartit? Carino, la sua bellezza sta nelle isole dove si possono fare le immersioni. Fanno tante immersioni e sport acquatici, questo è verissimo, sì. Il resto c'è la parte del porto è carina, ci sono negozietti, ci sono i locali che danno sul porto. E ora torniamo a casa, torniamo dai nostri amici che ci stanno ospitando. Stasera faremo un barbecue lì, quindi noi sa che ci vediamo domani. Abbiamo raggiunto la costa e la prima parte di questo viaggio termina qui, ma l'avventura continua. Nel prossimo episodio esploreremo i borghi pittoreschi e le spiagge incantevoli della Costa Brava. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere il seguito. Ci vediamo nel prossimo video.